Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come fare questa graziosa coniglietta con il fiocchetto sulla testa e magari all'interno potete mettergli anche un meccanismo che può suonare, che può essere una canzoncina oppure può essere un carillon, qualsiasi cosa. Potete vedere la tutorial che ho fatto dell'altra coniglietta in modo da inserire all'interno qualsiasi cosa oppure lasciarla così semplicemente. Molto graziosa. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la mia coniglietta vado ad utilizzare un uncinetto 3,5 e utilizzo questo filato di questo colore, ma potete utilizzarlo di qualsiasi colore ovviamente. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie per realizzare la testa. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia al aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo per altri 9 giri le 60 maglie basse. Ora ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 66 maglie basse. Ora andiamo a fare ogni 9 maglie una diminuzione, saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione, saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione, saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione, saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione, saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, saranno 24 maglie. Possiamo staccare e riempiamo con l'ovatta sintetica. Possiamo staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e diamo un po' la forma. Per il corpo partiamo dalle gambe e andiamo a fare 2 uguali allo stesso modo e poi andremo ad unire. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Io vado ad utilizzare per la base di sotto il filato rosa, ma potete utilizzare qualsiasi colore. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ora stacchiamo il filato rosa e riprendiamo il filato che abbiamo utilizzato per realizzare la testa e andiamo a fare un giro di 30 maglie prendendole in costa dietro in questo modo e andiamo a fare un giro di 30 maglie basse prese in costa dietro. Facciamo un altro giro di 30 maglie lavorate normalmente. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 24 maglie basse. Ora possiamo staccare il filo per questa gamba e andiamo a fare la seconda gamba allo stesso modo, solo che non staccheremo il filo perché andremo ad unirle. Dopo aver realizzato anche la seconda gamba facciamo in questo modo. Vado a fare una maglia bassissima così in modo da cominciare da questo punto e vado a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 e vado ad unirmi nell'altra gamba delle 24 maglie di questa gamba e vado a lavorare 24 maglie per questa gamba, poi vado a lavorare le 3 catenelle alla parte di dietro, lavoro le 24 maglie per quest'altra gamba e poi di nuovo le 3 catenelle sul davanti, in modo da ritrovarmi così con i miei aumenti con 54 maglie lavorate, perché sono 24 24 più 3, quindi sono 6 complessive con le 3 catenelle davanti e le 3 catenelle di dietro. In totale saranno 54 maglie lavorate, quindi vado a fare tutto il giro comprese anche le catenelle davanti e le catenelle di dietro e saranno 54 maglie dopo aver completato il giro. Per quest'altro giro andiamo a fare ogni 8 maglie un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo le 60 maglie per altri 9 giri. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 2 giri. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie basse.
Andiamo a sostituire il filato con il filato che volete fare la maglia. Io vado ad utilizzare questo bianco e vado a fare per altri 2 giri 48 maglie con questo filato bianco. Ogni 6 maglie andiamo a fare una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 2 giri. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Possiamo staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Prendiamo la testa e andiamo a cucire la testa intorno al collo. Volendo potete mettere prima gli occhietti come vi trovate più comodi. Io vado ad utilizzare questi con tipo bottoncino e li vado ad applicare lateralmente qui. Potete fare anche prima le fossette dove andranno inseriti gli occhietti, poi andiamo a cucire il musetto qui al centro e volendo potete fare anche il nasino sul musetto. Per l'orecchio facciamo un anello magico di 6 maglie, poi andiamo a stringere il nostro anello e facciamo 3 aumenti nelle prime 3 maglie, saranno 9 maglie lavorate. Facciamo 3 aumenti nelle prime 3 maglie e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 2 giri. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie lavorate e possiamo staccare il filo. Possiamo staccare il filo e poi andremo a cucire la base qui dalle orecchie, andremo a stringere un pochino la parte finale e diamo bene la forma al nostro orecchio in questo modo. Cerchiamo di tirare la punta in alto e poi diamo un po' la forma in questo modo qui, dopo aver cucito e stretto qui. Per il braccio abbiamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 18 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 9 giri le nostre 12 maglie basse, stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Terminati i giri possiamo andare a chiudere il nostro lavoro e riempire con l'ovatta sintetica. Poi andremo a cucire qui sopra e andremo a cucire la spalla. Per il musetto andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie e possiamo staccare il filo. Possiamo staccare il filo e riempiamo leggermente con l'ovatta sintetica e andiamo a cucire sul volto. Per la coda facciamo la stessa cosa, però dopo aver fatto il secondo giro di 18 maglie andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie e possiamo staccare il filo e sarà la coda. Posizioniamo il musetto al centro verso il basso e andiamo a cucire tutto intorno. Inserite magari un po' di ovatta sintetica all'interno prima di chiudere il tutto. Con ago e filo andiamo a cucire bene intorno al musetto. Con ago e filo vado a prendere sia la parte del musetto che la parte della testa in questo modo e passo, blocco il tutto e poi ripasso per rinforzare. Ho inserito il bottoncino e ho fatto prima un po' le fossette dall'altezza degli occhi e vado a bloccare il bottoncino da questo lato. Entro dall'altro lato dell'occhio e vado a fare la stessa cosa. Inserisco il bottoncino dentro qui. Se non avete questo potete mettere qualsiasi tipo di occhio oppure potete andare a ricamare con un po' di filo nero. Create la pallina
all'interno, oppure potete incollarli, potete inserire quelli con la sicurezza, come più vi piace, come vi trovate più comodi. Ripassate più volte fino a rinforzare bene gli occhietti. Ho passato un po' di filo bianco intorno poi agli occhi, semplicemente passandolo da un lato e l'altro, e ora vado a cucire la testa. Andiamo maglia per maglia, prendiamo sia la parte della testa che quella del corpo e la andiamo a cucire sopra. Bloccate prima la testa con gli spilli e poi prendete la parte della testa con la parte del corpo e andate a cucire così. Prendete tutte e due le parti e fate tutto il giro fino a chiudere completamente. Per il nasino possiamo utilizzare quello che abbiamo utilizzato per realizzare i piedini, la base dei piedi qui, e andiamo a fare prima un triangolino sul musetto e poi andiamo a riempire semplicemente passando da un lato e l'altro. In questo modo riempiamo questo nasino. Volendo sotto possiamo fare anche una righetta dritta qui per creare il musetto, poi vedete voi come volete andare a rifinire il vostro coniglietto. Io ho fatto anche le sopracciglia passando semplicemente il filo nero sopra agli occhi. Riempite la parte del nasino e poi alla base qui andate a fare una righetta se volete. Ho riempito la base del nasino e ora vado a fare questa piccola riga qui sotto al centro, in questo modo. Per le orecchie andiamo a dare un po' la forma, stringiamo la parte superiore, diamo un po' la forma in questo modo e andiamo a cucire la base di sotto. La andiamo a chiudere con agua e filo e poi andiamo a stringere un po' per dare la forma all'orecchio. Andiamo poi a stringere la base delle orecchie dopo aver cucito sotto, andiamo a stringere così, pieghiamo in due e andiamo a bloccare in questo modo. Passiamo più volte in modo da rinforzare bene e poi andiamo a cucire le orecchie. Possiamo cucirle tutte e due dallo stesso lato della testa oppure mettere uno dall'altro lato come preferite. Una volta che abbiamo bloccato andiamo a cucire alla testa. Per realizzare il fiocco che ha sulla testa possiamo fare in questo modo. Io ho fatto 40 catenelle, ho lavorato per 3 giri le 40 maglie alte nelle 40 catenelle, poi andiamo a piegare in questo modo, potete farlo anche più alto, più basso, come più vi piace. Piegate così in questo modo qui, andate a sovrapporre un po' questa parte di dietro e create un'altra catenella di 10 maglie, poi vedete voi come volete farla, e andiamo a stringerlo in questo modo e cuciamo anche questa parte qui delle 10 catenelle con 10 maglie alte al centro del fiocco. Potete fare anche questa più larga, come più vi piace, questa è semplicemente un'idea. Andate poi a allargare il fiocco una volta che avete cucito e lo andate a cucire sulle orecchie. Questo è il fiocco. Una volta che abbiamo cucito anche la parte centrale, andate ad aprire leggermente così, inserendo un po' le dita, e poi andate a fissare sulle orecchie o su una sola, come preferite. Andiamo a cucire anche qui la base delle braccia, la andiamo a chiudere come abbiamo fatto con le orecchie e poi andiamo a cucire al lato della spalla. Per la gonna io ho avviato una catenella di 50 maglie. Poi ho fatto, questo vi faccio vedere solo un po' l'esempio, è un campioncino. Io ho fatto naturalmente la catenella più grande di 50 maglie, ora vado a fare solo di 10 per mostrarvi come ho realizzato la gonna. Quindi fate conto che queste siano 50 catenelle e vado ora a lavorare in questo modo. Vado a fare 3 maglie alte in ogni maglia di base. Quindi in ogni catenella vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto, vado nella prossima e vado a fare 3 maglie alte e così in ogni una delle catenelle sottostanti, quindi per tutte le 50 catenelle vado a fare questo lavoro, 3 catenelle per ogni cioè 3 maglie alte per ogni catenella.
e facciamo tutto il giro in questo modo. Fatto tutto il giro in questo modo, vedete, è venuto questa ricciatura. Ora dobbiamo lavorare la catenella dalla parte di sotto, quindi dall'altro lato. Entriamo in ogni maglia di base e dobbiamo fare, quindi andiamo qui nella prima maglia, qui facciamo la nostra maglia bassissima in modo da raggiungere la catenella dalla parte di sotto e vado a fare questa volta 2 maglie alte in ogni maglia sottostante. Invece di 3 ne facciamo 2 da questo lato. Naturalmente la gonna la potete fare come desiderate, la potete fare arricciata oppure semplicemente la andate a fare dritta. Magari nel secondo giro andate a fare 2 maglie alte anziché una, in modo da allargarvi un po' verso la base di sotto. Quindi in ogni maglia vado a fare ora 2 maglie alte in ogni catenella. Quindi ho lavorato questa parte qui della catenella, ho fatto 3 maglie alte, dall'altra parte sto facendo 2 maglie alte in ogni maglia sottostante. E proseguiamo così fino alla fine. Terminato il giro, ora lì dove abbiamo fatto le 2 maglie alte andiamo a fare semplicemente un giro a maglie alte in ogni maglia, una maglia in ogni maglia del giro sottostante. Quindi ripetete semplicemente le maglie alte, una per ogni maglia, e fate questo fino alla fine. E ora, dopo aver girato il nostro lavoro sempre sullo stesso lato, andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte in ogni maglia sottostante, in modo da far venire anche qui la ricciatura. Quindi in ogni maglia andiamo a fare 3 maglie alte, così come abbiamo fatto prima, e proseguiamo in questo modo. La volta successiva potete fare ancora altri ricci in modo da far venire il più onde al vostro vestitino. Potete farlo 2, 3, come più vi piace. Io al vestitino ne ho fatte 3 di arricciature in questo modo e vado ad applicare in vita il vestito. Vado a cucirlo maglia per maglia alla base. Dopo aver cucito la gonnellina possiamo andare a cucire anche il fiocco sulle orecchie. Ho cucito anche le orecchie alla base e vado a cucire ora il fiocchetto qui. Vado a fare una catenella che passi da qui fino ad arrivare dietro, in modo da creare così le bretelle al vestitino. Magari come gonna potete fare anche una semplice, andate a fare semplicemente le maglie alte, magari vi allargate aumentando le maglie, e così potete realizzare una gonna semplice dritta. Oppure potete fare così come ho fatto io, ho realizzato poi la catenella e l'ho cucita ai lati fino a dietro. Volendo con la stessa tecnica potete realizzare una piccola rosa e cucirla al lato e passare il filo semplicemente in modo da bloccarla. Il fiocco volendo lo potete fare anche più grande, fate una catenella più lunga e poi andate a lavorare le maglie alte e le ripiegate e lo fate più grande, oppure più piccolino fate la catenella più piccola. Ho applicato anche il fiocco alle orecchie e questa è la mia coniglietta terminata. Volendo all'interno potete mettere il carillon come ho fatto nell'altro coniglietto, potete andare a vedere il video tutorial, potete mettere qualsiasi meccanismo, magari qualche canzoncina all'interno che schiacciando il pancino magari si mette a suonare. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao! E lavoriamo che ci consoliamo! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.